dalla famiglia che in origine aveva una porzione d'area qui abbastanza grande, fu deciso l'acquisto di una porzione più grande all'esterno. Coloro che hanno venduto i terreni hanno venduto una certa area, bisognava comprare quest'area. Ecco, quindi questo fu il perimetro di acquisto nuovo, che permise, cioè, una tale dimensione da, in un certo senso, da dire: ma cosa ci facciamo qui? Considerata l'area rivolta a nord di questa parte, ho pensato che quel concetto dell'arco nel raccogliere le due tombe del marito e la moglie, quei signori sono nati insieme, hanno faticato tutta la loro vita e la moglie ha partecipato molto del lavoro del marito, della fabbrica, dello sviluppo della loro azienda. Però trovavo molto giusto che fossero accomunati assieme. Ecco perché sono due i sarcofagi e li misi qui nella parte più solatia. Sono visti nelle assiali generali, anche in questa porzione qui dove si vede il vecchio cimitero, al completo. Ho immaginato che si debba entrare dal vecchio cimitero. E allora questo qui, che sarebbe in un certo senso l'inizio del loro ricordo, ci fosse un'edicola d'ingresso, che si potesse partecipare al coperto nell'eventualità così di tempi non adatti. In questa parte lontana ho pensato un piano d'acqua, una grande vasca, nella quale deve sorgere un piccolo padiglioncino, c'è qualche accenno da questa parte. Un po' uno scopo per la meditazione, isolati, tranquilli. Se qui ci sono gente che percorrono, qui si sta isolati. Per questo lato, dove l'area diventava, diremmo così, esuberante, ho immaginato una piccola cappellina o tempietto che può essere utile a fare anche dei funerali, dei funebri, cerimonie in questo senso. Siccome ha un ingresso particolare a parte, si può immaginare di tenere chiuso e il cimitero e questo punto, e questo potrebbe essere anche a conforto del paese. Asolo rappresenta il rifugio nell'entroterra, la fuga dalla laguna, il ritorno alla campagna. In questa campagna, l'ultima opera di Scarpa sembra rievocare una nostalgia dell'acqua, di cui saranno pieni i canali e le vasche, dove si rifletteranno, smaterializzandosi, i ritmi scanditi nel cemento. L'acqua resta uno dei motivi dominanti dell'architettura di Scarpa.